Ciao nomadi, come state? Spero tutto bene perché oggi vi voglio portare a visitare Pnish, un paesello di appena 27.000 anime che è basato principalmente su pesca e surf. È famoso per le isole Berlengas, che è la più antica riserva naturale di tutto il Portogallo, sulla quale sorge il bellissimo forte di São João Batista. Purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di poter visitare il forte causa mare un po' troppo cattivo. Ma abbiamo avuto l'opportunità di fare quella che secondo me è una delle camminate più belle del Portogallo, che è la camminata delle Scarpas de Peniche. Quella in cui stiamo per addentrarci è la grotta di Furnina. È una delle grotte più importanti dal punto di vista storico dell'intera Europa perché fu abitata addirittura dall'uomo di Neanderthal più di 40.000 anni fa. In seguito vi è passato anche l'uomo del Neolitico e l'uomo sapiens. Purtroppo non ci siamo potuti addentrare fino in fondo a questa grotta perché bisogna superare uno strapiombo che potete vedere in questo momento e senza l'aiuto di corde è davvero impossibile. Purtroppo, come ci è arrivato l'uomo di Neanderthal, ci è arrivato anche l'uomo moderno, riempiendola di spazzatura e lasciando odori poco gradevoli. Sono super contento di aver fatto questa camminata. Spero si senta qualcosa per tra mare e vento. Guardate che panorami, ragazzi. Wow, una roba davvero. Penso sia uno dei più bei panorami che abbia visto in questo viaggio. Anzi, è senza dubbio. For you, oh Lord, you are worthy of our praise. Just you are worthy of all In questa giornata grigia, dove abbiamo passato una notte senza dormire, dopo che siamo stati cacciati da un parcheggio fantastico che vi avrei voluto far vedere, ma non ho fatto in tempo a fare il video causa polizia. Dopo aver trovato una piazzola in mezzo a un bosco bellissimo per dormire, ma essere stati cacciati dalla polizia, ci troviamo parcheggiati alla Lidl di Nazaré. Purtroppo si è rotto il cuscinetto anteriore destro del furgone, quindi devo aspettare 2 giorni per avere il pezzo di ricambio, sperando che non si sia danneggiato nulla. Questo, cari nomadi, è l'adesivo che nessuno vuole mai vedere. Sono le città no friendly per i camper. Purtroppo Nazaré è una di queste. Non puoi entrare col camper, anche se in realtà lì c'è la Lidl dove siamo parcheggiati e ci sono apposta parcheggi per i camper, però Nazaré conta 16.000 abitanti. La leggenda narra che nel IX secolo è stata regalata alla città una statua della Maria, madre di Gesù di Nazareth, da qui il nome Nazaré. Questa, cari nomadi, è sicuramente la cosa che più mi ha colpito. Queste signore anziane che vendono, signore e signori in realtà, che vendono il pesce essiccato in queste bancarelle a dei prezzi davvero davvero ridicoli. May the great Lord, the great fountain, may the great creator fill your life with joy, renew all your knowledge. Adesso ci stiamo spostando dalla parte più bassa di Nazaré, che è quella dove c'è il mercato principale e anche il mercatino del pesce essiccato, e quella, diciamo, dove l'acqua è un po' più calma, mentre salendo questa piccola scalinata per arrivare fino in cima alla collina si arriva nella parte alta della città, quella dove c'è il faro ed è stato fatto il record mondiale di surf.
Giunti nella parte alta si arriva subito nella piazzettina principale, dove si può ammirare la chiesa della Nostra Signora di Nazaré, che è la chiesa più famosa della città, e proseguendo per la strada si arriva al faro, dove appunto si possono ammirare le onde più alte del mondo. Eh sì, nomadi, per chi non lo sapesse, a Nazaré si trovano le onde più alte e più potenti del mondo. Infatti qua è stato fatto il record mondiale nel 2017 da Sebastian Staudner, un tedesco di 31 anni che ha cavalcato un bestione di 25 metri. Ma perché si formano queste enormi onde in questo preciso punto del Portogallo? Se volete c'è un video di Geopop molto interessante che lo spiega, ve lo metto in descrizione. Tutti voi che volete ammirare il luogo delle onde più alte del mondo, signori e signori, Nazaré. Che c***o, ho pagato il pacchetto completo, me l'hanno dato senza onde. Che sfiga. The next day. Buongiorno. Stiamo tornando in centro città per andare a vedere il mercato e comprare qualcosina da mangiare. Cavolo nomadi, guardate che roba c'è. Qua utilizzano ancora i teti in Eternit anche per il mercato. Sembra più caratteristica. Se l'obiettivo è comprare un po' di frutta e verdura. Qua tutto è venduto principalmente dai pescatori e dalle anziane mogli dei pescatori. Guardate che pescato, ragazzi, spettacolare, e costa davvero poco, perché sei sui 12-15 euro al chilo. Abbiamo acquistato del pesce da una simpatica vecchietta, del pesce essiccato. Dopo non vedo l'ora di provarlo, perché non mi sembrava il caso di provarlo alle 10 di mattina, forse era un pelino troppo anche per me, però sembrava buonissimo. Tra l'altro abbiamo pagato 10 pesciolini, 2 euro. Questi sono i pesciolini secchi che ho comprato la signora a contatto di testa e voglio assaggiarli. Li voglio assaggiare con voi. Sono spettacolari. Arrivati a Praia do Norte, anche detta la Praia dei Record, purtroppo il mare era piatto completamente, ma abbiamo potuto ammirare questa fantastica grotta nel quale il tetto è crollato. E grazie nomadi per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un pollice ed iscrivetevi, che per me è davvero importante. Detto questo nomadi, ricordatevi pollice alzato, zaino in spalla e see you on the road nomads.